Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Il video di oggi riguarda un argomento per il quale mi avete veramente inondato e bersagliato di messaggi nelle ultime 5-6 settimane. Sto parlando del mondo Kyosho RTR, quindi ho deciso di entrare in questo argomento partendo dal settore scoppio e più precisamente partendo da lei. Questa macchina verrà totalmente smontata da me per capire quali sono le differenze con la mia ottima conoscenza della MP9 TKI4 kit, quindi da gara, che ho usato per veramente tanti e tanti anni, e quindi voglio scoprire perfettamente tutte le caratteristiche di questo automodello. Sigla! Salve a tutti ragazzi, siamo quasi arrivati in fondo, mancano 4 video e finalmente avremo concluso questa impresa titanica. I primi video sono già usciti online, sono molto contento che li abbiate apprezzati e niente, spero di continuare di questo passo. Cosa dobbiamo fare adesso? Io ho sempre il mio cameraman's virtuals. Cosa dobbiamo fare adesso? Possiamo scegliere fra ammortizzatori, scocca o motore. Il motore ho deciso di lasciarlo per ultimo perché forse è l'argomento più delicato e quindi ho da scegliere fra ammortizzatori e scocca e io farei gli ammortizzatori in modo che finalmente al termine di questo video potremo mettere in piedi la nostra MP9 TKI4 V2 RTR. Andiamo. Ammortizzatori, quindi archiviamo il modello e cominciamo con gli ammortizzatori. Allora, ci sono le molle azzurre di serie. Io sinceramente non ho ricordanza di aver mai visto nessun RTR con le molle da gara, però ben venga perché avete delle molle che si usano tuttora anche su MP10. Quindi, prima cosa da fare, smontare i capitelli e le molle. Seconda cosa da fare, aprire gli ammortizzatori. Allora, io li avevo provati ad aprire per vedere come funzionava la situazione e vi dico già che sono veramente duri. Ragazzi, con calma, usate magari un phon per capelli per scaldarli perché sono durissimi. Io non so come li abbiano chiusi, però sono duri. Io adesso li ho già tutti sbloccati e quindi niente, la prima cosa da fare è andare ad aprire gli ammortizzatori e svuotare l'olio. Vi dico che sono riempiti malissimo, cioè c'è tutto questo pezzetto, rovesciandoli praticamente sentite lo scalino, che questo significa che li hanno lasciati mezzi vuoti d'olio, cioè li hanno riempiti proprio da RTR, via, ecco, insomma, da RTR. Chiaramente se girate nel piazzale per divertirvi, i primi pieni o nel giardino di fronte a casa, non ci sono assolutamente problemi, ma i problemi verranno quando andrete ad affrontare, la porterete in pista. Quindi apriamo, mi procuro un ciotolino. Dove trovo i miei ciotolini? Cos'è questo? Questo è la ragione più importante per cui un modellista è felice a Pasqua. Dice perché si sta in famiglia? No. Perché ci sono gli uovi? Sì. Ma perché vi piace la cioccolata? No. Io sono felice perché trovo tanti bicchierini quelli che reggano in piedi l'uovo e quindi li uso per i vari lavori di manutenzione. Quindi mi sono dimenticato, strappo di carta sempre presente. Si leva i tappi e andiamo a svuotare l'olio.
Successivamente si vanno a mettere in questa posizione per farli sgrondare. Vedete, io vi faccio vedere, ma sono tutti riempiti poco. Guardate, questo ancora di più di quell'altro. Quindi insomma, diciamo che l'ammortizzatore in una macchina buggy è la cosa più importante che avete, e quindi vanno curati al meglio. Ok, quando li avete in questa posizione, cambiateli un paio di volte in modo che continuino a sgrondare, e dobbiamo aspettare 3-4 minuti perché tutti vengano puliti. Quindi eccoci qua, adesso dopo 4 minuti, vedete, hanno finito di liberarsi da tutto l'olio, e il prossimo passo che faremo è quello di andare a rimuovere queste bave di stampo veramente brutte che ci hanno lasciato. Io sono un semi perfezionista e non mi piacciono. Quindi una, due, qui ce n'è pochissima, 3 e 4. Perfetto. Seconda cosa, andremo a smontare completamente lo stelo e il piattello. Premessa: come li hanno montati loro, come vedete, il dado esce di tantissimo fuori dalla canna dell'ammortizzatore. Questo cosa comporta? Comporta che quando l'ammortizzatore si comprime, anche se in realtà qua giù non ci arriverà mai, perché se noi già lo proviamo col capitello guadagniamo, vedete, arriva preciso al limite, ma comporta che praticamente andrà a schiacciare molto la membrana. Quindi il mio consiglio, soprattutto se montate membrane quelle con la croce dietro, è quello di serrare leggermente di più. In ogni modo adesso noi lo smontiamo e poi vi faccio le doverose premesse. Ok, abbiamo smontato tutto. Allora, qui praticamente cosa c'è? Prima dico che cosa c'è, poi dico che cosa ci dovrebbe essere, e poi dico che cosa ci potrebbe essere. Quindi insomma, attenzione a queste 3 definizioni. Allora, che cosa c'è? C'è delle canne che assomigliano moltissimo, per non dire che potrebbero essere loro, a quelle che avevamo nella Kyosho MP9 TKI4 di serie. Queste canne andavano benissimo a livello prestazionale, si consumavano un po' più velocemente del dovuto, ma finché non si consumavano andavano veramente in modo eccelso. Considerate che un pilota che fa competizioni ad alto livello, gli ammortizzatori un anno, se li tratta bene, gli bastano. Quindi insomma, se voi riuscite ad utilizzarle senza problemi, ce lo fate tranquillamente un anno, perché i litri che potete fare voi non sono solitamente paragonabili a quelli che può fare un pilota di alto livello. Vabbè che i piloti di alto livello 99 su 100 li interscambiano gli ammortizzatori, quindi ne hanno più di una serie già completa, ma ad ogni modo io credo che le canne possano andare bene. Le ghiere sono le stesse che abbiamo adesso nella MP10 e che c'erano anche nella Anniversary, quindi sono nere, ma non hanno la riga singola da un lato e la riga doppia dall'altro per capire in che modo l'abbiamo regolate. Io credo che questo sia un problema abbastanza secondario, perché sinceramente gliela possiamo fare noi con il Dremel, la lineetta nella parte superiore, insomma, quindi problemi non ce ne sono. Dove viene gli steli? Gli steli sono, io credo,
se non sono uguali, sono similissimi, ma secondo me sono uguali a quelli da competizione. Quindi anche qua non avrete nessun problema. I tappi sembrano, perché nessuno può avere la certezza, gli IF470 lineetta 02, quindi i tappi che ci sono bassi come alternativa a quelli a emulsione, quindi diciamo tradotto gli stessi che abbiamo sull'MP10 senza la vite dell'emulsione. Le membrane sono quelle senza la croce dietro, quindi quelle non rinforzate, che mettiamo che a seconda delle piste potrebbero anche andare bene, nel senso, io 99 su 100 preferisco quelle con la croce dietro, però diciamo che le membrane potrebbero andare bene. E adesso veniamo alle note non dolenti, ultra dolenti. I piattelli. I piattelli, io non so se riesco a farvi vedere questa cosa, ma lo vedete che hanno un taglio netto da questa parte? Cioè in ognuno troverete una bava praticamente. Guardate, io non so se come riesco a farvi vedere, ma gliene manca praticamente un pezzo. Cioè, questo che cosa vuol dire? Questi piattelli si trovano nella stampata degli Uniball degli ammortizzatori. Cosa vuol dire la parola stessa? Si trovano nella stampata, quindi vuol dire un pezzo di plastica dove ci sono tantissime cose dentro, tra cui anche questi Uniball, questi capitelli, che sono le uniche due cose che nella macchina da gara si usano, e poi ci sono questi piattelli. Ecco, questi piattelli sono da stampo, ciò vuol dire che vengano creati da uno stampo di plastica a iniezione. Cosa vuol dire questo? Che sono letteralmente spazzatura. Primo perché non, cioè, praticamente vi andranno con le loro, diciamo, imperfezioni a graffiare con l'usura, si sta parlando, l'interno della vostra canna. Quindi cosa succede? Che nel punto dove la canna lavora di più, quindi nel centro, perché la macchina solitamente quando va a altezza di marcia il piattello dell'ammortizzatore rimane circa a questa altezza, quindi in questa parte dove chiaramente l'ammortizzatore oscilla di più vi va a graffiare e quindi a rendere l'interno della canna a botte. Cosa succede? Che avrete un olio morbidissimo quando l'ammortizzatore è a altezza di marcia e più duro quando è ai due estremi. Quindi parere personalissimo, questa roba cestinatela subito. Questa può andare bene per girare in un piazzale, ma se utilizzerete la macchina sempre per divertimento, altrimenti andate a rovinare del materiale inutilmente. Chiaramente loro su un RTR non possono mettere dei piattelli che costano 15 euro 4 piattelli, e li andrebbe a tirare su il budget. Come sono i piattelli che usiamo noi da gara? Sono non in plastica come questi, ma in Teflon o in Derlin. E come sono? Sono torniti uno per uno, quindi vengano messi in macchina e torniti uno per uno con precisione centesimale. Quindi mi capite che non potrà mai essere la stessa cosa? Credo che voi mi capiate quando dico questo. Idem con patate per tutte queste plastichine, perché qua dentro c'è il cosiddetto pacchetto ammo. Quindi praticamente qua dentro avrete una plastichina piccina, un O-ring, una plastichina grande e un altro O-ring, e poi sarà praticamente chiuso a bicchiere e ci mettiamo la G. Vedete che c'è una G a chiudere? Bene. Questa roba qui già un po' meno, perché chiaramente farà meno tenuta, scorrerà meno e quant'altro, però i piattelli sicuramente, ma questa roba la dovete cambiare il prima possibile. I piattelli secondo me subito, cioè quasi subito. Le plastichine qua dentro ci potete fare anche qualche litro, sappiate l'ammortizzatore non è perfetto, perché? Perché viene venduti i cosiddetti kit revisione, dove dentro si trovano tutti gli OR, le G e tutte le plastichine, che in realtà anche quelle vengano fatte tornite dal Derlin e dal Teflon, quindi una di Teflon, quella bianca, e una nera, questa in fondo, quella di Derlin, ed hanno precisione centesimale. Quindi questa roba qua cambiatela prima possibile. Ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione per poter acquistare i prodotti, e anche le membrane, soprattutto queste sono un po' più da pista liscia, quindi non da pista bucata, non da pista sconnessa, però
Per il momento potete tranquillamente partire in questo modo, ma sappiate che prima possibile dovrete cambiare le membrane. Quindi io vado a prendere i piattelli che monterò su questa macchina. Quindi allora, eccoli qua. Posteriore 8 fori, diametro 1,3 diritti. Anteriori 8 fori, diametro 1,2 diritti. Quindi andiamo a sbustare. Non cambierò i pacchetti, però vi consiglio di farlo. Questi li andrò a buttare nell'immondizia e andrò a levare mezzo giro quindi rondellina, dal serraggio che hanno fatto loro. Anche se già potrebbe essere passabile, però a me piacciono più avvitati, perché si perde escursione, è vero, però quando poi si va a cambiare le membrane, quindi non si usa queste, ci troveremo meglio, e usate quelle che vi consiglio io. Quindi allora qui, visto che li avete già montati, dirò una cosa che basta avvitare mezzo giro e poi vi faccio vedere come si fa a confrontarli. Io non uso il calibro appositamente, per farvi capire che anche voi a casa lo potete fare, perché magari, ora, ripeto, il calibro è una cosa che quasi qualunque modellista ha, ma facciamo finta che non ci siano, che ci sia qualcuno che a casa non ha il calibro. Se uno che si compra magari un RTR, potrebbe anche essere che non ce l'abbia il calibro. Vi faccio vedere come si fa. Qui state attenti a imparare dritto, vedete, io sto andando sempre torto, quindi lo devo risvitare e riavvitare. Ecco, adesso ci ho preso. Quindi mezzo giro. Poi lo estendete tutto, entrambi gli steli, e andate a appoggiarli uno contro l'altro in questa maniera. E vedete quando toccano insieme. Vedete, in questo caso ne manca un'idea a questo, ma proprio poco. Di nuovo operazione. Ok, perfetto. Adesso non ve lo posso far vedere perché da sopra non riesco a controllarmi, ma credetemi che va bene. Potete anche prendere il calibro e misurarli a questo punto. Apriamo gli steli e i piattelli posteriori. Ah, la parte a ombrello non ve l'ho detto perché l'ho dato per scontato, sbagliando. Vedete che i piattelli sono fatti a ombrello, praticamente. Quindi c'è una parte conica e una parte piatta. La parte piatta va sempre verso l'alto dell'ammortizzatore. Quindi praticamente dove c'è il dado che sto mettendo in questo momento ci va la parte piatta. Qui invece avvito un po' di più, in modo che praticamente sparisca tutti i filetti dello stelo posteriore. Spariscano tutti i filetti dello stelo posteriore. Stesso gioco di davanti. Ok, bisogna avvitare un po' questo. Un altro capello. Chi mi vede fare queste cose dirà: Madonna, Cete che se nemmeno un calibro c'ha, poveraccio. Regaliamoglielo. In realtà sto facendo, lo ripeto, per chi magari facesse salta e salta nel video, che sto facendo questo per dare un sistema a chi un calibro non ce l'ha. Ok? Quindi ancora un capellino. Adesso ci siamo. Quindi questi sono pronti da riempire. I tappi, che alternative avete per i tappi? Alternative per i tappi ce ne sono tantissime, perché avete questi tappi qua, quelli più alti che sulle piste bucate si usavano solo sul posteriore, anche se le confezioni sono da 4 in realtà se ne usavano soltanto 2.
sul bucato, e chiaramente vi consiglio di metterli con l'altro tipo di membrana. Poi avete i tappi cosiddetti ad emulsione. I tappi ad emulsione servono per fare un tipo di ammortizzatore che è a emulsione e per farne un altro tipo che è vented. Vi lascio il link, qui siamo veramente a livelli professionistici davvero, che saranno cose in cui vi diletterete dopo che avete fatto diversi litri, però vi lascio il link se vi volete vedere la spiegazione degli ammortizzatori vented, vi lascio il link. Quindi 3 tipi diversi di tappo e 3 tipi diversi di ammortizzatori, quindi membrana, vented, emulsione. Io vi consiglio di andare sempre a membrana e vi consiglio, quando finite le prime membrane, cioè queste, di comprarvi immediatamente quelle rinforzate, ma non perché sono rinforzate, perché secondo me vanno meglio nella stragrande maggioranza delle piste. Quindi una regola fondamentale per gli ammortizzatori a membrana è che dietro la membrana ci sia tutto completamente asciutto. Quindi andate a pulire benissimo i tappi dietro la membrana, in modo che non rimanga neanche una stilla d'olio. Sarà già più pulito. Tutto molto meno, il più sudicio di tutti. Ma sapete che cosa? Io ragazzi ho cambiato idea in corso, guarda. Ce le metto le membrane quell'altre. Queste le tenete per qualche pista super liscia e ci mettiamo le membrane rinforzate. Quando inserite la membrana la piegate così e la infilate da un lato, poi prendete un piccolo cacciavitino, stando attenti a non inciderla, e la andate a premere da tutti i lati. Ok, è inserita. Anche queste, stessa cosa. Ricordatevi, mi raccomando, di pulire perfettamente i tappi nella parte posteriore, altrimenti la membrana non aderirà alla superficie del tappo e praticamente vi ritroverete olio dietro la membrana, e olio dietro la membrana è assolutamente deleterio perché va a togliere aria. Qui adesso il discorso si farebbe troppo lungo, ma l'ho spiegato in tantissime live, il principio dell'aria, della compensazione del volume dello stelo, eccetera eccetera eccetera, quindi andate a ricercare, a vedervela, e di questo ne ho già parlato. Una volta che l'avete messe, date qualche colpettino sopra e sentite, schiacciando piano piano, se fa tenuta. Dovreste sentire come un leggero affossamento e poi che vi fa pressione. Perfetto. Se invece rimane la fossa, non va bene. Chiaramente non dovete schiacciare fortissimo, se no è ovvio che vi venga la fossa. Perfetto. Ok. A questo punto si può passare al riempimento degli ammortizzatori. Queste le teniamo per qualche pista liscia o per qualche prova, una volta che vi vorrete sbizzarrire. Lo vedrete se schiaccerete sui link in descrizione, cioè le membrane che ho montato adesso costano circa 7 euro, cioè chiaramente non stiamo parlando di cifre impossibili, e quindi mi sono sentito di consigliarvelo caldamente. Gli oli che ho scelto di usare sono il 500 ed il 550. In realtà potete usare anche oli uguali tra davanti e dietro senza nessun tipo di problema con questa configurazione di piattelli che vi ho suggerito, come anche potete usare 100 di differenza. Fate le vostre prove, qui è tanto sensazione di guida, come uno si trova e da pista a pista le differenze. Andiamo a prendere il nostro sudicissimo car stand e andiamo a riempire gli ammortizzatori posteriori con il 500. Come olio, che dite? Quale consiglierò? Io ho un marchio che si chiama FT Tech e ovviamente
vi consiglio l'olio FD Tech. Vi lascio i link anche di quello in descrizione se vi va di provarlo. A me fa molto piacere, ovviamente. Davanti 50 più duro, davanti ne userete meno, si riempie proprio fino all'orlo, si tira tutto su, si tira giù e si appoggia qua nel car stand. Anche l'altro. Ok, a questo punto non rimane che attendere all'incirca 5 minuti in modo che tutte le bolle siano venute a galla e abbiano lasciato l'olio libero. Eccoci pronti, possiamo passare alla chiusura degli ammortizzatori. Allora, io ho fatto anche un video che sarà sicuramente più completo di questo, che vi insegna come chiudere gli ammortizzatori. Lo vedete da due angolazioni, quindi guardatevi magari quel video. Intanto io ve lo mostro molto velocemente da qua. Si avvita fino a toccare la membrana nell'olio, si va a premere lo stelo per espellere l'olio in eccesso e si va a serrare tenendo schiacciato l'ammortizzatore per creare il rebound zero. Ripeto, vado veloce, ma guardatevi il video degli ammortizzatori, anche questo ve lo lascio in descrizione. Ok, sono tutti e quattro riempiti. Un'ulteriore strizzata a mano, mi raccomando, perché non c'è bisogno di andare a stringere più forte di quanto non si possa stringere a mano. Ok, mettete tutte le ghiere a zero e a questo punto direte voi, si può rimontare? Assolutamente no, perché qui c'è l'errore più grande che si può fare in un ammortizzatore da buggy, indipendentemente che sia da divertimento o da gara. Questo ammortizzatore è fatto per andare nella terra, quindi lo stelo non può essere a vista, ci vogliono i parasteli. Se volete spendere, comprate quelli originali Kyosho, vi lascio il link in descrizione, sono chiaramente ottimi, ma c'è l'alternativa economica. Ta-da! Torniamo per un attimo bambini, andiamo a comprarsi i palloncini da gavettone. Prima di tutto eliminiamo questo, o meglio non lo eliminiamo del tutto, lo accorciamo in modo che non sia più a punta, che non ci rovini né i parastelli originali né i nostri palloncini da gavettone. Adesso vi faccio vedere come si installano i palloncini. Allora, questo è il mio metodo. Si vanno ad inserire ancora da forare dentro l'Uniball, si vanno ad agganciare nello stesso punto dove si aggancerebbero quelli della Kyosho e si va a praticare con la pinzetta un tagliettino. Se non vi basta lo allargate leggermente
e poi piano piano, mettendo un dito perché non scappi, si va a far scavallare il palloncino dallo stelo. Ok, a questo punto dovrete direzionare l'ammo, quindi la parte liscia sarà quella frontale alla macchina. Andate a sentire dove è la parte col dente, in questo caso è da questo lato, quindi io mi andrò a costruire l'ammortizzatore anteriore destro. Perché questo? Perché il taglio dell'ammortizzatore deve sempre rimanere esterno macchina. Adesso vi faccio vedere, quando poi la monteremo vi farò vedere anche perché questa cosa. Ok, quindi questo è il nostro ammortizzatore destro, anteriore destro. Mettiamo il sinistro già in posizione, mi dovrà venire così con la parte, diciamo, che abbiamo tagliato, quindi quella che gli fa da fermo al capitello verso l'esterno. Quindi ecco i nostri due ammortizzatori anteriori completi. Ok, questi sono gli anteriori, adesso facciamo i posteriori. Ok, quindi ho fatto il posteriore destro. E adesso quindi so già che questo mi deve venire così e lo vado a montare direttamente in posizione. Ok, prendiamo la macchina. Adesso vi faccio vedere perché hanno questo verso. Quando stringete queste viti non schiacciate alla morte, basta semplicemente appoggiarle. Quando arrivate in fondo, stop, altrimenti si va a comprimere tutto e rischiate che non scorra più niente. Adesso vi faccio vedere, monto gli ammortizzatori dietro e poi vi faccio vedere. Ok, allora vi dicevo perché l'ammortizzatore, il taglio del capitello sempre esterno macchina, perché qui se vi si stacca per caso vi si solleva qua con una buca e quant'altro il capitello, è molto più difficile, vedete quanto poco spazio c'è, è molto più difficile che lo perdete, riesca a uscire del tutto praticamente. Magari vi si incastra qua sotto, ma non è come averlo perso che praticamente la molla va a toccare direttamente nel braccetto. Quindi il mio consiglio è di usarlo sempre con il taglio rivolto esterno macchina. Quindi ragazzi, anche gli ammortizzatori sono fatti, la nostra macchina sta prendendo forma e adesso rimane il motore e la scocca. Ciao, alla prossima!